Ah, l'America, la terra delle opportunità. Quel meraviglioso paese in cui tutti i non caucasici possono acquistare maglie e vestiti griffati del loro atleta nero preferito e contemporaneamente sparargli addosso per il colore della pelle. Ecco, ora non per fare della mera retorica, ma vi sarete accorti che viviamo in un mondo in cui gli immigrati vengono spesso discriminati. Eppure molti di questi che vengono poi idolatrati sono partiti emigrando da un paese all'altro. Ecco, qualora non vi fosse chiaro, Superman è uno tra questi. Jin Luen Yang, e spero di averlo pronunciato correttamente, questa cosa la sa e conosce bene tutta la storia di Superman, al punto da prendere un racconto dei primi anni dell'Azzurrone e portarlo nei giorni nostri, raccontando come tanti cancri di quella società siano purtroppo anche presenti nel mondo di oggi. Ecco, forse l'avete già capito, oggi parliamo di Superman annienta il clan e di come un immigrato sia diventato il simbolo d'America. Come abbiamo visto nel primo episodio, Superman nasce negli anni 40 dalle grandi menti di Jerry Siegel e Joe Shuster. All'epoca l'America cercava di rimettersi in piedi dalle rovine della Grande Depressione e in una nazione devastata dalla crisi economica e dalle voci di un possibile imminente ingresso in guerra, Superman, con la sua forza straordinaria e il suo incrollabile senso di giustizia, divenne rapidamente l'attrazione per eccellenza, soprattutto il simbolo di speranza, il simbolo di ottimismo per i più giovani. Non ci volle molto infatti perché il fenomeno si espandesse oltre i fumetti. La serie animata dei fratelli Fleischer portò il personaggio sullo schermo, affascinando quindi un pubblico ancora più vasto. Ma la verità è che fu la serie radiofonica, a Superman venne dedicato anche uno show radiofonico che lo consacrò come un vero e proprio fenomeno culturale. Lo show radio divenne un vero e proprio cult e fu proprio in questo contesto che nacque la prima storia originale contro il Ku Klux Klan. Una mossa audace per l'epoca che dimostrò quanto Superman fosse un simbolo di speranza e giustizia al punto da poter farsi portavoce di messaggi politici. Ecco, ma andiamo a parlare di questo show radiofonico. The Adventures of Superman va in onda dal 1940 al 1951 e portò l'azzurrone nelle case di tutti gli americani, grazie anche all'aiuto della lauta sponsorizzazione della Kellogg's. In onda dalle 5 del pomeriggio è rivolta a tutti i ragazzi del doposcuola, quindi la serie diventa un must per tutti i giovani che non sono andati in guerra, ma in realtà anche per i soldati al fronte, che ascoltano questo show quasi come se fosse un balsamo in quei pochi momenti di quiete in trincea. Grazie a questo show Superman cambia e diventa effettivamente ciò che è oggi. Per esempio, all'inizio, per come è concepito dai due autori, non poteva volare, faceva dei balzi da un palazzo all'altro. E fu proprio in quella serie che invece venne introdotto il volo, ma anche la Kryptonite, per esempio, dandogli un punto debole e arricchendo quindi ulteriormente il personaggio. Non vi basta? Vi do altri due particolari di quello show che sono diventati parte della comunicazione dell'uomo d'acciaio. Look, up in the sky, it's a bird! It's a plane! It's Superman! Yes, it's Superman! Lo slogan è un uccello? È un aereo? È Superman! Ecco, faceva parte della sigla dello show. E un altro grande slogan, verità, giustizia e negli anni American Way, ecco, anche questo viene da quello show. Tra l'altro in questi anni quel motto è passato ad essere solo verità e giustizia, per cercare di rendere il personaggio più inclusivo, o meglio, per ribadire che il personaggio sia inclusivo e soprattutto faccia ormai parte non solo della cultura americana ma della cultura del mondo intero. Ma torniamo allo show. Nel 1946 un episodio fece scalpore. Una puntata andò dritta dritta su una tematica molto delicata del paese, colpendo il Ku Klux Klan nel nord degli Stati Uniti. Per capire perché si fece questo episodio, facciamo un attimo un passo indietro. Stetson Kennedy era il nome di un attivista per i diritti umani che si infiltrò in quegli anni all'interno delle strutture del Ku Klux Klan e in altri gruppi terroristici suprematisti bianchi. Preoccupato che queste organizzazioni avessero legami con il governo e con le forze di polizia,
Kennedy decise di usare le sue scoperte per colpire il clan in modo diverso. Fece quello che tanti artisti fecero nei periodi di grande censura in Europa, per esempio. Dall'altra parte, gli autori dello show radiofonico erano alla ricerca di nuove trame, di nuovi antagonisti per l'Azzurrone e quindi accettarono con entusiasmo le idee che Kennedy fornì, inclusi dei dettagli sui rituali del Ku Klux Klan e simili. Il risultato fu una serie di episodi, ovvero The Clan of the Fiery Cross, in cui Superman affrontava proprio il Ku Klux Klan. Visto all'epoca e visto anche tuttora, il clan era una minaccia o una setta, appunto, pericolosi per l'ordine pubblico. La storia invece cercò di banalizzare tutti quei rituali che Kennedy aveva visto e la natura stessa del clan, cosa che quindi andò e ebbe un impatto negativo sul reclutamento e sul numero dei membri che decisero di aderire al clan. Secondo quanto riportato, i leader del clan denunciarono lo show e chiesero di boicottare tutti i prodotti della Kellogg's. Tuttavia quell'arco narrativo ottenne degli ascolti spettacolari, rendendo Superman il programma radiofonico per bambini più ascoltato d'America, e la compagnia alimentare quindi mantenne il sostegno allo show. Le trame di questi episodi vanno a colpire appunto tutte quelle ideologie suprematiste, tutte quelle ideologie razziste, mettendo certamente poi alla berlina quelli che sono i rituali che Kennedy aveva visto, anche se senza fare apertamente nomi e cognomi. E questa è la base su cui Gene Luen Yang ha creato il suo riadattamento di questa storia. Conosciamolo un attimo. Gene Luen Yang è un fumettista americano ma di origini taiwanesi, nato in California nel 1976. Durante un discorso negli anni affermerà che i suoi genitori, che sono appunto originari di Taiwan, gli abbiano instillato una forte etica del lavoro e un profondo rispetto per tutta quella che è la cultura asiatica, raccontandogli storie della tradizione cinese durante la sua infanzia. Inizialmente da piccolo voleva diventare un animatore per la Disney, ma tutto cambiò quando sua madre gli comprò un fumetto di Superman. Yang diventa un informatico negli anni, ma poi nel 96 inizia a pubblicare e produrre personalmente alcuni dei propri fumetti. E da lì poi prese la carriera che ha ancora oggi di fumettista. Come sue opere non possiamo non consigliarvi la sua prima grande opera, ovvero American Born Chinese e Dragon Oops. Come detto, Yang prende quella serie di episodi dello show radiofonico e fa un suo riadattamento che viene pubblicato nel 2021 e vince anche un Eisner in quell'anno. Siamo sempre nel 1946 e i protagonisti insieme a Superman è la famiglia Lee, che si è appena trasferita nel centro di Metropolis ed è pronta a cominciare una nuova vita. Ed è il Ku Klux Klan che però proverà a mettergli i bastoni tra le ruote e Superman ovviamente dovrà fermarlo. È una storia per bambini quella che è uscita, o meglio rivolta ad un pubblico più giovanile, ma che appunto porta queste tematiche così come fece lo show radiofonico in quegli anni. E capite anche voi quanto quella storia sia attuale, soprattutto per un paese, cioè l'America, che da sempre è vista come terra delle opportunità e luogo di arrivo di migliaia che aspirano ad una vita migliore o in cerca di un obiettivo, ma che devono far fronte a tante discriminazioni. E riprendere una storia di ieri e, in un certo senso, attualizzarla è ciò che da sempre fa la narrativa tutta e soprattutto il cinema. E questo non perché la storia dell'uomo sia per forza di cose cicliche e che tutti gli eventi quindi andranno a ripetersi, ma perché, come diceva Alan Moore attraverso V, un artista cerca sempre di raccontare la verità attraverso una grande bugia, una storia per l'appunto. E prendere quindi un contesto che per tante ragioni è distante da noi, eppure, e purtroppo per altre ancora molto simile, ci permette di vedere con più oggettività una situazione e un presunto problema. Il Ku Klux Klan oggi non è più così presente e attivo, eppure le idee razziste e i conflitti fanno ancora parte del dibattito politico americano e non, e la metafora e attualizzazione della storia quindi acquisiscono tutto un nuovo significato rispetto al suo originale concepimento. Questa storia è un potente promemoria di quanto l'odio e il razzismo possano essere dannosi, ma anche di quanto sia importante combatterli con determinazione e coraggio. Superman è un simbolo di speranza perché crede nel bene dell'umanità. Questo è dovuto in gran parte all'educazione ricevuta dai suoi genitori terrestri, come dicevamo, perché non è solo Kal-El l'alieno, ma è anche e soprattutto Clark Kent, il ragazzo del Kansas, un immigrato che ha fatto suoi i valori della terra che lo ha adottato. E tutto ciò quindi riflette una visione più universale e inclusiva di questo personaggio. Insomma, per andare in conclusione, Superman Anniente il Clan è una storia potente e attuale che ci ricorda l'importanza di combattere contro l'odio e la discriminazione,
E Superman è più di un semplice eroe, è, come abbiamo sempre detto, un simbolo di speranza e giustizia e oggi anche di inclusività che ci ispira a fare del nostro meglio per un mondo migliore. E voi avete letto questa storia? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e se avete delle richieste di altre storie che vorreste analizzassimo, ovviamente scrivetecelo. Noi vi aspettiamo tra un mese per un nuovo episodio di Hope qui su Storie di Fumetti e Cinema.